Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video. Ritorno sull'argomento della pizza fatta in casa senza attrezzature, quindi ritorno a una metodica di cottura di una pizza per tutte quelle persone che ormai da un bel po' di tempo sono in casa nella quarantena, che se Dio vuole sta per finire, e che quindi hanno preso un po' la passione a preparare le pizze in casa o il pane e naturalmente, non disponendo di grandi attrezzature, cercano dei tutorial, cercano dei modi per poter fare qualcosa di buono e gustoso senza avere nulla di particolare tra le mani dal punto di vista tecnologico. Ecco, partiamo quindi dall'assunto che si disponga solo del forno di casa. La prima cosa che dobbiamo sapere è questa, che per fare una buona pizza che sembri davvero una pizza napoletana fatta in casa, noi dobbiamo aumentare l'idratazione del nostro impasto. Quindi la prima regola è, al momento di preparare l'impasto come lo vogliamo noi, in questo stesso canale trovate tante ricette, tante indicazioni, ma ne trovate un po' dappertutto, in altri canali, in internet, nei gruppi e su Facebook. Ebbene, al momento di decidere come preparare l'impasto, ricordatevi solo questo piccolissimo suggerimento. Fate un impasto con un'idratazione almeno del 70%. Tra il 70 e il 75% è quella misura giusta che consentirà di cuocere la pizza nel forno di casa e quindi con una tempistica un po' allungata rispetto ai forni a alte prestazioni come quello che ho di spalle e di reggere alla cottura per un tempo prolungato senza diventare secca. Questa è la prima cosa che noi dobbiamo tenere a mente. Superato questo primo ostacolo, cioè stabilito che abbiamo già preparato il nostro impasto e disponiamo già dei panetti, dobbiamo pensare alla seconda parte, cioè come cuocere la pizza nel forno di casa. Ciò che io vi suggerisco non è per nulla complicato, non ha particolari artifizi, non ha nulla di particolarmente fantasioso. L'unica cosa che ci occorre è una leccarda, una delle teglie in dotazione al forno, oppure se non avete quella e magari avete la pietra refrattaria, allora tanto meglio userete la pietra refrattaria. Come dobbiamo fare? Prima cosa, abbiamo detto che disponiamo dei panetti. Accendiamo il nostro forno e sistemiamo la leccarda del forno, la teglia, girata su se stessa sul fondo del forno. Oppure, se abbiamo la pietra refrattaria, anch'essa sul fondo del forno. Accendiamo subito il forno e lo mettiamo al massimo della sua temperatura raggiungibile. L'importante è che il calore arrivi sia da sotto che da sopra, poi se è ventilato o no, a noi non cambia assolutamente niente. Quindi facciamo andare avanti il forno finché non raggiungerà la sua temperatura e ricordiamoci, abbiamo sistemato la pietra refrattaria o la teglia girata su se stessa in fondo al forno di modo che raggiunga una bella temperatura e ve lo dico già, se avete un pirometro la potrete misurare, raggiungerà circa i 250, 270, 275 gradi, soprattutto se è la pietra. Nel frattempo, quando mancano ancora pochi minuti al raggiungimento della temperatura più alta del nostro forno, noi stenderemo la prima pizza. La stendiamo sulla tavola oppure, se non disponiamo di una pala dopo per il trasporto, la stendiamo sulla tavola ma sopra una carta forno leggermente oleata. Questo ci sarà molto d'aiuto. Stendiamo la nostra pizza, facciamo tutti i condimenti che dobbiamo fare e a questo punto ci preoccupiamo di fare l'ultimo passaggio. Qual è l'ultimo passaggio? Lasciamo solo un istante la pizza già pronta lì sulla nostra tavola e ci spostiamo nuovamente al forno. Al forno toglieremo la regolazione sopra e sotto e imposteremo solo il grill e sposteremo o la teglia girata su se stessa o la pietra refrattaria più in alto possibile, diciamo a 3 cm, 3 cm e mezzo dalla resistenza del grill. Ritorniamo sulla nostra tavola e se disponiamo di una pala, prendiamo la pizza, la tiriamo sulla pala e andiamo a infornare. Se invece non disponiamo di una pala, come abbiamo detto avremo steso la pizza sulla carta al forno, trasferiamo la carta al forno sul piatto, un piatto liscio qualunque, abbastanza capiente, ci avviciniamo ugualmente al forno, apriamo e facciamo scivolare la pizza sopra la teglia rovesciata o sopra la nostra pietra refrattaria.
Poiché la cottura è solo dal grill, possiamo tranquillamente lasciare il forno aperto oppure semichiuso, non c'è nessun problema. Ci servirà comunque avere agibilità per fare un paio di girate, lo vedrete nel video. Il tempo di cottura è tra i 2 minuti e i 2 minuti e mezzo. Il risultato vi sorprenderà con questi piccolissimi accorgimenti. Vi dico solo che la pizza è morbidissima e che nella mia famiglia è stata molto gradita. Adesso ci spostiamo sulla tavola per fare appunto tutta questa preparazione e poi andiamo nel forno di casa per cuocere. A voi chiedo solo una cortesia: se per caso qualcuno di voi dovesse provarci o spingere qualcun altro a provarci, fatemi sapere poi come vi è andata. Come sempre immergiamo il panetto all'interno di un contenitore di farina, prima da una parte e poi dall'altra, e iniziamo debolmente ad allargarlo. Poi scuotiamo la farina in eccesso, leviamo di mezzo il contenitore e iniziamo la vera e propria stesura con i polpastrelli portando l'aria verso i bordi. Partiamo più o meno dal centro e andiamo verso il bordo. Poi giriamo il panetto e ripetiamo la stessa operazione. Lo giriamo nuovamente e iniziamo un po' di tecnica dello schiaffo, e qui ognuno fa un po' come crede, non c'è bisogno di fare questo per ottenere un allargamento, ma potete direttamente passare al punto successivo, cioè l'allargamento sopra i pugni. Lo vediamo adesso. Questo è decisamente più facile. Una volta che abbiamo raggiunto una buona dimensione, siamo pronti per iniziare con gli ingredienti. Schiacciamo le bolle e mettiamo la passata di pomodoro. La sistemiamo un po' su tutto il disco di pasta, lasciando libero un poco di bordo, di modo che possa crescere bene. La pizza sarà una capperia acciughe, quindi sistemiamo qualche pezzetto di basilico sul fondo, mettiamo un giro d'olio, un po' di origano, sistemiamo i capperi, e le acciughe. Non ci resta che mettere la mozzarella, che avremo tagliato a tocchetti un po' grossi, perché devono resistere a un prolungato tempo di cottura. Nel caso mio dispongo di una pala, quindi tiriamo la pizza sopra la pala. La allarghiamo un pochettino e andiamo direttamente nel forno, dove io ho proceduto a raggiungere la temperatura massima e ho già sistemato la pietra refrattaria in alto sotto la resistenza. Rovescio la pizza e, come vedete, riapro la porta perché non occorre tenerla chiusa. E inizia la cottura. Qui naturalmente dovete immaginare che tutto il procedimento è stato tagliato, ma complessivamente la cottura è di circa di 2 minuti e mezzo. Io vi mostro solo i punti salienti. Comunque potete vedere la resistenza ben calda, la pietra sistemata nel punto più in alto possibile, e come vedete il cornicione sta iniziando già a crescere. Facciamo un piccolo salto e, poiché ha già iniziato a crescere, facciamo la prima girata. Io sto usando una pala, voi potete tranquillamente estrarre un po' la pietra e, se avete utilizzato il pezzo di carta forno, farete ruotare direttamente la pizza sul pezzo di carta forno. Ora, dopo questa girata, potrete vedere che la pizza inizia anche già a fare un po' di maculatura. Io ho fatto l'ennesima girata
non è necessario farne così tante. Comunque diciamo che aiutano la cottura. Ormai ci siamo quasi, quindi la pizza la possiamo tranquillamente togliere, la mettiamo su un piatto, ve la mostro e ora la portiamo direttamente sulla tavola. Io vi ringrazio di essere stati qui a vedere questo video, vi do appuntamento al prossimo, sempre in questo canale.